Pomodoro, basilico, melanzane, ricotta infornata. Ti va di preparare insieme a me la pasta alla norma? Iniziamo la preparazione della pasta alla norma partendo dal condimento, quindi il sugo di pomodoro. Io ho preso una padella capiente perché una volta pronto il sugo metterò all'interno la pasta, quindi il condimento sarà tutto qui dentro. Iniziamo con dell'olio extravergine di oliva, quindi ne mettiamo un po' sul fondo e poi andiamo ad inserire gli spicchi d'aglio. Se ti piacciono puoi schiacciarli e lasciarli all'interno del condimento, altrimenti li puoi tagliare a metà, lasciarli rosolare e poi eliminarli prima di inserire il sugo o anche dopo la cottura del sugo. L'aglio sta iniziando a sfrigolare, come puoi vedere. Lasciamo insaporire un pochino l'olio extravergine di oliva con l'aglio e poi vado ad inserire la passata di pomodoro. Quando è stagione di pomodori, quindi luglio-agosto, che appunto il pomodoro è molto saporito, ti consiglio di non usare una passata comprata, ma magari di farla tu con i pomodori freschi. Ora bisogna lasciare insaporire e leggermente ridurre il pomodoro. Ho inserito un pizzichino di sale e vado a mettere proprio questo paraschizzi in modo che il pomodoro, continuando a cuocere, comunque si addensi ma non sporchi tutta la nostra cucina. Preserviamoci. Abbiamo il nostro sugo che sta cuocendo e ci dedichiamo alle melanzane, che sono appunto l'ingrediente fondamentale della pasta alla norma. Eliminiamo la parte verde. Ecco. E poi vado a tagliare la melanzana, io l'ho già lavata e asciugata ovviamente, a fettine, da cui poi ricaverò delle listarelle e successivamente dei cubetti. Facciamo delle listarelle di circa 1 centimetro di spessore, che poi, tenendole appunto una vicina all'altra, andremo a trasformare in cubetti, in questo modo. E facciamo così con tutta la melanzana. Con questa no, perché questa la dovremo tagliare invece a fettine. Mi raccomando, non sbucciarle, perché la buccia è comunque importante per il colore e ha il suo sapore. Quindi prima melanzana l'abbiamo tagliata a cubetti, come puoi vedere, la seconda la tagliamo a fettine perché andremo a friggere anche lei, ma usiamo queste fettine per la guarnizione finale del piatto, quindi puoi aiutarti con una mandolina per ottenere, se vuoi, lo stesso spessore, altrimenti procedi col coltello. Togliamo sempre la parte verde, lasciamo la buccia, assolutamente, ovviamente lavala e asciugala, e poi possiamo cominciare a fare le nostre fettine. Con la mandolina otteniamo le nostre fette, in questo modo, oppure, se non vuoi usare la mandolina, useremo il coltello. Come puoi vedere, il nostro sugo sta procedendo, bollendo e restringendosi, e qui invece abbiamo dell'olio di arachide che ho portato a 175 gradi. È importante monitorare la temperatura dell'olio, perché se l'olio è troppo caldo brucerà i nostri ingredienti lasciandoli crudi all'interno, mentre viceversa invece inzupperà troppo i nostri ingredienti quando è troppo basso, non friggendoli nel modo corretto. Quindi olio di arachide. È ovvio che in meridione si usa molto di più l'olio extravergine per friggere, però l'olio extravergine ha anche un sapore molto più spiccato e deciso. Buttiamo un po' di cubetti all'interno dell'olio e poi, quando sono ben dorati, li andiamo innanzitutto a scolare con questo ragno. Se hai un ragno come questo è molto molto indicato, perché appunto l'olio scivola via molto velocemente, e li mettiamo su della carta da forno per togliere l'olio in eccesso. Continuiamo così fino a terminare tutti i nostri cubetti di melanzane. Questa ricetta siciliana, che ormai è diventata patrimonio d'Italia, si deve attribuire alla città di Catania, e il nome deriverebbe dal compositore Bellini, che ideò appunto la norma. Ma non solo, si dice che un commediografo, assaggiando un piatto appunto di pasta, disse: sembra una norma, come se attribuirgli, diciamo, ad una sinfonia la bontà di questo piatto. Ho finito di friggere i cubetti di melanzane, ora è il momento delle fettine, ma nel frattempo posso anche cominciare a lessare la pasta.
l'acqua bolle, quindi vado a salarla e inserisco la pasta. Per la pasta alla norma generalmente si utilizzano formati di pasta corti come rigatoni, penne rigate, tortiglioni, però diciamocela tutta, la pasta alla norma è buona con qualsiasi formato di pasta. Sto terminando di friggere le melanzane, le fettine di melanzane, la pasta è quasi cotta e qui il mio sugo è pronto. L'unica cosa che devo fare adesso, ho abbassato un po' la fiamma altrimenti schizza troppo, è aggiungere le foglie di basilico spezzettate con le dita. Come vedi ne sto aggiungendo un bel po', ma questa è la particolarità e la bontà di questo sugo molto semplice. Ok, aggiungo anche i cubetti di melanzane e il sugo è pronto per accogliere la pasta. Che buono! Sugo pronto, pasta flessata, la vado a scolare bene e la butto dentro il sugo che deve essere abbondante, mi raccomando, è quello il bello di questa pasta, che il sugo sia abbondante. Il formato di pasta è importante che sia bello calloso, come vuole la tradizione del sud. Sapete che anche la pasta è molto importante. Mischiamo il tutto, guardate che meraviglia! Possiamo aggiungere un filo di olio extravergine di oliva e poi diciamo che possiamo impiattare la nostra buonissima pasta alla norma. Un bel piatto evocativo e andiamo a impiattare. In base alla fame dei vostri invitati calate la pasta. Eccoci, ci siamo. Il tocco finale è dato, come dicevamo, dalle fettine di melanzane che devono essere messe sopra la pasta, ovviamente anche loro fritte. E poi la tradizione vorrebbe che ci fosse della ricotta infornata a essere spolverizzata sulla pasta, ma se non la trovate potete utilizzare una semplice ricotta di questo genere che non è affumicata come la ricotta infornata, quella sarebbe il top. Una spolverata generosa di ricotta quindi, e la nostra pasta alla norma è pronta per essere mangiata, anzi divorata.